Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Coesione che non significa soltanto competitività alla pari, se possibile, in tutti i territori dell'Unione, ma anche la capacità di non lasciare indietro nessuno e, se ci pensate, in questo periodo non si parla d'altro. Si parla ad esempio di coesione nel contrastare i cambiamenti climatici senza mettere a terra le attività imprenditoriali, soprattutto piccole. È un po' uno dei temi della discussione e anche delle proteste in merito all'agricoltura, ma anche coesione nel garantire alle persone più fragili o in questo momento estromesse dal mondo del lavoro di non essere lasciate indietro, di non essere lasciate sole. Se ne è parlato anche nel terzo incontro organizzato per prepararci in vista delle elezioni europee del 9 giugno prossimo in Sala Borsa a Bologna, incontro organizzato da Europe Direct con tanti altri enti partecipanti, dal comune alla regione, all'Università di Bologna, la più antica del mondo, fino anche a centri studi quali Icon, che vede la partecipazione del mondo cooperativo. E allora, dopo un punto generale sul funzionamento delle istituzioni europee e un focus sul Green Deal europeo, il più grande progetto comune che l'Europa abbia mai intrapreso, questa volta si è parlato di economia sociale, quell'economia che pensa alla competitività ma anche a includere tutti, partendo proprio dal concetto di coesione. Facciamocelo spiegare. Coesione deriva da coerire, tenere insieme. Oggi vediamo che alla crescita o ai passaggi legati alle transizioni assistiamo a una grande frammentazione, aumentano le povertà, aumenta appunto l'isolamento, l'individualismo. Hanno un impatto enorme nella competitività e hanno un impatto enorme anche nella spesa pubblica. Quindi la coesione, fare politiche di coesione significa fare politiche che non solo rispondono a bisogni, ma rispondono tenendo insieme le comunità, tenendo insieme i territori. Facciamo riferimento a cooperative, ma anche fondazioni, associazioni, anche di beneficenza, che portano avanti un'attività tendenzialmente con il fine di soddisfare dei bisogni sociali che molto probabilmente sono stati in questi anni tralasciati dallo Stato e dal mercato. L'Unione Europea in questo momento storico, soprattutto dopo la pandemia, si è resa conto dell'importanza di sostenere l'economia sociale, quindi sostenere tutte le realtà che pongono al centro la persona. Il modello economico è un modello competitivo ma anche un modello sociale. Il fatto che ci sia un pilastro europeo dei diritti sociali ma anche un piano per azionare l'economia sociale e sostenerla ci danno manforte. Ovviamente speriamo che il Parlamento europeo ma anche tutte le altre istituzioni sostengano questa iniziativa ed eliminino tutte quelle che possono essere gli ostacoli giuridici all'espansione dell'economia sociale. Buone prospettive dunque nei piani dell'Unione Europea, prospettive che andranno alimentate e poi andranno anche rese specifiche per alcune aree particolarmente bisognose di un intervento nel segno dell'economia sociale. Uno di questi ambiti sono le cosiddette aree interne, i territori quali le montagne o le estreme periferie rispetto alle grandi città che vengono spopolate un po' alla volta. Lì bisogna cercare di creare attrattività. E un altro tema enorme, un mercato gigantesco, che oltretutto diventa sempre più grande, è quello legato alle persone anziane. In Europa si vive bene, si vive a lungo e dunque la silver economy diventa un punto di riferimento importante. Noi abbiamo di fronte, tutti lo sappiamo bene, una dimensione demografica che è certa, a differenza della guerra che speriamo finisca presto e anche del Covid che è finito. Sappiamo perfettamente quello che sarà da qui a 20 anni questa regione e quindi è necessario valorizzare l'invecchiamento attivo delle persone, accompagnarle dalla longevità alla non autosufficienza e questo è anche un fenomeno che impatta moltissimo sui temi economici. Io credo che l'economia sociale, assicurazioni, banche, supermercati, insomma, c'è un mondo che io penso sarebbe utile si incontrasse con il terzo settore per sviluppare le risposte a questo fenomeno che è un fenomeno ineludibile. C'è un tema di prossimità da riscoprire, non più dei grandi agglomerati ma una diffusione, una redistribuzione della ricchezza, ecco perché l'economia sociale diventa assolutamente centrale per lo sviluppo industriale complessivo dell'Emilia Romagna.
Allora cambiamo colore da silver a pink perché si avvicina l'8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle donne, un tema molto importante per l'Unione Europea che su quei diritti ha compiuto passi avanti da pioniera nel corso dei decenni. Ce ne parla Ame Zoutberg. Hi everybody and welcome back to EU Factor Next. My name is Ame Zoutberg and today we're Ciao going to... da Ame! Si avvicina l'8 marzo, la giornata internazionale per i diritti delle donne, un'occasione perfetta per unirvi a una manifestazione pubblica o sostenere economicamente un'iniziativa locale a favore delle donne. Ma come agisce l'Europa in questo ambito? Partiamo dalla Convenzione di Istanbul, pensata per proteggere donne, ragazze e bambine da ogni forma di violenza domestica e sessuale che colpiscono tuttora, purtroppo, una donna europea su 3 nel corso della vita, senza contare le violenze sessuali e domestiche sugli uomini, ad oggi quasi mai censite e quindi sconosciute. La Convenzione di Istanbul rende più facile denunciare questi reati e creare forme di supporto per le vittime, incluse le cosiddette case protette. Altra importante regola europea sono i diritti paritari sul luogo del lavoro. Obbligatorio per i Paesi membri bandire le discriminazioni di genere, incluse l'entità dello stipendio o la subordinazione gerarchica. Nel 30-40% delle aziende esiste tuttora un problema di scarsa rappresentanza femminile a livello dirigenziale, in tutti i settori. Inoltre, l'Unione Europea si oppone a orrori quali il matrimonio infantile e la mutazione genitale rituale, battaglie purtroppo ancora non vinte neppure sul territorio europeo. Initiative and the European Parliament still wants to expand these efforts, so hopefully we're going to be seeing more of that very soon. Inclusione di genere, inclusione degli anziani, ma anche inclusione delle aree interne, abbiamo detto, e soprattutto inclusione di tutti gli ecosistemi dei quali ci eravamo un po' dimenticati. Uno di questi è davvero misterioso anche perché è raramente visibile a occhio nudo, soprattutto in questa stagione. E allora, dall'isola di Malta, Belle de Jong ci porta alla scoperta delle alghe. Hi everyone, it's Belle de Jong for EU Factor Next, and today I'm taking you to the coast of a sunny, tiny Mediterranean. Ciao da Belle e da una piccola soleggiata isola mediterranea per presentarvi la Posidonia oceanica, comunemente nota come erba di mare. In the depths of the Mediterranean. Nella profondità del Mediterraneo, le alghe e la vegetazione sottomarina in genere sono le eroine silenziose dello sforzo europeo sulla biodiversità, preservano l'habitat e costituiscono risorse sostenibili rilevanti nel panorama europeo. Nei mari poco profondi, le alghe creano prati sottomarini considerati un habitat prioritario per l'Unione Europea. Ma perché esattamente sono così importanti? Intanto sono rifugi per molti animali marini in cerca di scampo dai predatori e sono anche nursery per pesci. Inoltre le alghe intrappolano i sedimenti, stabilizzano il letto marino e rallentano l'erosione costiera provocata dalle correnti. Sono una fonte di cibo per gli esseri umani. Per esempio, alle isole Faroe, un imprenditore ha inventato il pesto di alghe. Il loro uso cresce perché fanno bene alla salute e all'ambiente. Sono ricche di proteine omega 3, tanto da essere considerate un super cibo del futuro. Infine le alghe assorbono la CO2 e crescono senza bisogno di fertilizzanti, additivi e neppure di acqua potabile. Growing seagrass also has environmental advantages. La Commissione europea punta a incentivare la coltivazione di alghe creando un mercato che entro il 2030 arriverà a valere 9 miliardi di euro. Increase seaweed and seagrass production, anticipating a market worth 9 billion euros by 2030. Certo, alcuni dei messaggi dell'Unione Europea sono più facili da trasmettere al pubblico italiano, altri, come il pesto fatto con le alghe, sono un pochino più ostici per le abitudini italiane, però insomma bisogna mantenere la mente aperta, lo sappiamo. Allora, mantenetela aperta anche voi per una settimana perché ci ritroviamo qui. EU Factor Next intanto termina qui.